Ciao amici, benvenuti sul canale. Ritorniamo al podcast Caffè Visivo. Ciao. C'è sempre qui la Rompiballe, Sì. però oggi è venuta qua perché abbiamo cose massicce da presentare. Io direi di rompere il ghiaccio subito, lo aspettiamo un po'. No, rompi il Ok. ghiaccio. Allora, la Tantillo è venuta qui anche, al solito per scroccare il prosecco, ma quello ormai è un'abitudine. Stasera non ho portato neanche i dolcetti. Quindi vedete un po'. Però è venuta qui anche perché io sono in possesso, non che sia mio, però tra un po' lo sarà, e anche spero tra un po' lo sarà anche per voi, in possesso della sua ultima fatica poetica, la sua ultima silloge, dico bene? Dice bene. Ecco, che si chiama Banalità, ma non perché sia banale, perché... Poi ti spiego se vuoi. no, devi, io non sono autorizzato a spiegare la genesi. Poi lo dico. Allora, questo è il libro della Tantillo che uscirà quando? Tra poco, insomma. Tra poco. Non ho una data, ma penso entro l'estate. Esatto. E se no io. E quella è lei. Ovviamente io sto facendo pubblicità perché per due motivi. Il primo è perché mi ha citato, non perché sei tu, perché mi ha citato. Qui c'è il mio nome, cognome, codice fiscale. E poi questo in nome dell'amicizia è comune verso Isabella Teresa Cosca, che è stata colei che gli ha fatto la prefazione. Isabella, come sapete, è stata l'artefice della mia, tra virgolette, carriera musicale del recente passato. Si parla prima del Covid, insomma. Lei aveva organizzato questi incontri poetico-musicali che si chiamavano Verseggiando sotto gli astri di Milano, esatto, ed era proprio una rassegna poetica che era itinerante, ovviamente su Milano, ma anche mi è capitato anche di suonare in un castello meraviglioso. Quindi insomma ringrazio Isabella e insomma penso che le strade prima o poi si raggiungono non per caso. La Tantillo gli ha fatto fare la prefazione Isabella, esattamente. E poi in copertina lascio la parola a lei perché davanti questo è uno splendido dipinto, adesso lo metto in modo che non ci siano riflessi, di una cara amica, Amelia Fratello. Ecco, questo è il dietro. Sì. Bene, quindi tra un po', ragazzi, state in campana, magari organizzeremo una diretta, insomma, da casa qui come sempre. Sì. E poi speriamo che ci sia anche la possibilità di presentarlo fuori. Cioè è un mappazzone. Sì, pesa veramente tantissimo. Guarda che roba, guarda. Lo rifaccio, guarda. Si diverte così ormai. Ma smettila. Senti il peso della cultura. Sì, si sente. No, effettivamente pesa parecchio. Pesa. Sarà 1 chilo? Sì. 1 chilo, 1 chilo e 2. 8. Affetto? No, comunque pesa tantissimo. Pesa come una mattonella, veramente. Sì. E ha detto bene il peso della cultura. Allora, l'altra volta poi vi dirò anch'io 2 cose su di me, perché mi sono state chieste delle cose su Facebook, su YouTube, eccetera. E anzi, approfitto, iscrivetevi al canale, condividete il video, tanto a voi non costa niente, a me date una grande mano, un grande aiuto. E allora, l'altra volta la Tantillo mi aveva intervistato, ti ricordi? No. Ecco, siamo a posto. Vatti a rivedere il video. Dimentico tutto. Esatto, e stavolta cercherò io di intervistarla per poi arrivare a questo dunque, no? Questo dunque di questo libro. Allora, visto che si parla di ultime fatiche, la sua prima fatica, ma non il libro, perché ormai i libri sappiamo già come si intitolano, quando sono usciti abbiamo avuto modo di raccontarlo più volte, ma la sua prima fatica poetica, nel senso a casa sua le prime parole che ha scritto. Ma veramente? Dobbiamo tornare indietro di 50 65 anni, sì? Cioè, più o meno. Perché io ho scritto una cosa che non sapevo che fosse una poesia, perché ero una bambina, okay. E quindi dovevamo scrivere un pensierino sull'autunno, sulle foglie, queste cose, le cose che cadono, i colori. E siccome io abitavo in un quartiere pieno di verde e andando a scuola avevo la possibilità di ammirare tutti questi alberi, i vialetti con tutte le foglie gialle, 1000 colori, quando sono arrivata in classe poi ho scritto una cosa, un pensierino che per me era un pensierino. 8 anni. Caspita. Un pensierino.
E questo pensierino però è piaciuto tanto alla maestra, Sì. che ha pensato di lasciarlo appiccicato all'anta dell'armadio praticamente fino alla fine dell'anno scolastico, e a me dava un fastidio enorme perché era il pensiero, perché era attaccato solo il mio. Avevi preso capito? dalla leccaculo delle tue Sì, compagne. e allora io entravo in classe così perché non guardavo mai l'anta di quell'armadio, perché ho detto Madonna, ancora sta roba appiccicata, ma perché non la toglie? E mi imbarazzava tantissimo. E vabbè, poi dopo ho cominciato a scrivere un po' più da grandina, quando si scrivevano i diari dei segreti, Certo. quelle cose. Lo scrivere, diciamo, è stato per me una valvola di sfogo. Sì. Quindi io ho sempre scritto, non erano poesie chiaramente, erano pensieri, cose mie, Certo. però probabilmente il modo in cui scrivevo, dato che non ero la prima della classe, non lo sono mai stata, e prendevo sempre, cioè sono sempre stata un po' quella a metà. Eri in buona compagnia. Sì, ma in italiano tutte le materie letterarie, ma anche storia, geografia, epica, non so, non si fa più epica adesso, quelle No, cose quando che si facevano parla di una me volta. si parla di epica. Sì. Ero particolarmente, perché mi piaceva, quindi studiavo con profitto, perché io ero molto interessata a quelle materie, di conseguenza poi mi piaceva leggere, mi piaceva scrivere, e così siamo arrivati ad oggi. Quindi 75 anni di carriera. 75 anni di 70. Guarda, vorrei avere 75 anni, perché vuol dire che sarei li porteresti sicuramente bene, in questo. pensione. Sì, ma ecco. poi li porteresti Sì. bene, 75, 75 anni così. Porca però, miseria. così. Non un chilo di più, non un chilo di meno. No, vabbè, così va benissimo. E dunque, allora, abbiamo parlato della prima poesia. Ecco, se tra tutte, comprese queste di quest'altro libro nuovo che sta per uscire, dovessero dirle, diamoci del lei per Diamoci mantenere le del distanze, lei. esatto. Dovessero dirle, guarda, Guardi. per una forza sconosciuta i tuoi libri all'istante si annienteranno tutti. Signore. però, poi ti dirò anche la mia se vuoi sentirla. Sì. Però se ha la possibilità di scegliere una poesia e solo quella si salverà per portarla nel suo futuro, nella sua vita. Benedetta. Questo è difficile. Una. O dell'ultimo libro, del primo, del penultimo. Guardi, le direi quella che non ho ancora scritto. Beh, quindi vai via senza poesia. Sì, perché io non ho scritto, allora io volevo scrivere una bellissima poesia per mio papà, che non c'è più, Sì. da 18 anni, però quella poesia, io ho scritto per carità molte cose su di lui, ma non quella poesia che io ho in mente, che non riesco a scrivere. Beh, Quindi, c'è sempre tempo. sì, quindi in realtà tutte queste, sì, ce n'è forse qualcuna che potrebbe salvarsi, ma rispetto a quella che vorrei scrivere che non ho ancora scritto, queste possono anche essere cancellate. Ok, altra domanda, me ne vengono una dietro l'altra, stasera sono un Madonna vulcano. mia, è che non hai ancora bevuto. No, infatti, non ho ancora bevuto. Allora, se lei dovesse scegliere tra tutte le sue poesie, dalla prima all'ultima, compreso questo libro, eccetera, una da affidarmi per musicarla, Sì, ce l'ho. cioè, dell'ultimo proprio? Sì. Intanto che ce l'ho. io glielo chiedo, lei sta sfogliando. Ce non si l'ho vede, ma- perché so che è in questo libro, ed è una. Adesso sono curioso. È una che, almeno non vorrei adesso confondermi, ma si comincia con La luna dal tuo balcone. E che l'ho scritta Dal qui a mio? casa, l'ho scritta qui a casa sua. Ah, non proprio- so se- non mi so sono se accorto. lei non si Scrive le poesie ricorda. a casa? Io ho scritto La luna dal Sì, tuo in bagno, balcone. probabilmente. No, l'ho scritta poi quando sono venuta Ah, a ok. andata a casa mia. Ah, Però beh. siccome, dato che lei fuma e io no, Sì, quando lei fuma ogni tanto mi invita sul balcone a respirare fumo passivo, sì. no? E quindi mentre io respiravo fumo passivo c'era una luna piena, ma sarà che lei abita in campagna, ma c'era sta luna piena che non bastava al cielo, e io ho scritto La luna dal tuo balcone. Però non devi leggerla. No, anche perché adesso mi sta venendo il dubbio che sia stata pubblicata in quello di prima, in combinazioni segrete per casseforti violate, quindi non c'entra. Vabbè, magari non è qua. magari Dopo no. la cerco. Dopo la cerchiamo, va La bene. luna dal tuo balcone, si ricordi? Va bene.
Ok. che poi dovrei più che altro intitolarlo La luna dal suo balcone, perché Dal se suo ciniamo balcone. del lei. Certo. Vabbè, possiamo passarci sopra, dai, possiamo passarci sopra. E intanto gli squilla il telefono alla Roby. Sì, vabbè, fa niente. Vuoi che ci interrompiamo? No, per ok. carità. E niente, purtroppo come dire, i fan che la rincorrono anche Sì. quando è a casa mia, e quindi insomma, vabbè. Allora, prima di andare avanti con le domande, intanto così approfitto e ci penso quale farle, volevo dire una cosa. A me è da qualche giorno che stanno arrivando mail, insomma, post su Facebook piuttosto che YouTube, dove mi dicono: caspita, io sono poco tecnologica o poco tecnologico e non saprei come poter reperire i miei dischi. Allora, ho messo un post oggi che ne abbiamo, non mi ricordo 24, ecco, ho messo un post nel quale appunto scrivo che sono tutti scaricabili dalle piattaforme digitali, ossia Spotify, iTunes, piuttosto che Amazon Music, Google Play e quant'altro. Però 2 di questi dischi, 2 che per la precisione l'ultimo e il penultimo, sono invece anche è possibile anche averli fisicamente. Basta che mi si scriva in privato e per chi lo volesse fare c'è Facebook e io manderò ovviamente fisicamente il CD. I CD a cui faccio riferimento sono Santi e Disfatti, che è il penultimo, c'è un sacco di riflessi qua, comunque Santi e Disfatti, prodotto da Pachamama, mentre l'ultimo, che è proprio l'ultimo, è Tre quarti d'amor, prodotto da Ornella D'Urbano per la Crotalo Edizioni Musica. Ecco, per cui questi 2, e li faccio rivedere, ecco, volendo si possono acquistare brevi mano, nel senso, mi scrivete: li voglio tutti e 2, ne voglio uno, io li impacchetto, li spedisco al destinatario. C'è ovviamente un piccolo sovrapprezzo a causa della spedizione, però insomma almeno avete un supporto fisico, cosa che ahimè è sempre meno possibile averli, questi supporti fisici, perché ormai la musica ma anche i libri ormai si comprano a livello digitale, no? E per cui chi invece ti dà un supporto fisico, allora cambia proprio tutto, perché lo si può ascoltare in uno stereo e quindi si sente decisamente meglio. Poi ce l'hai in mano, lo possiedi, c'è la copertina, c'è tutto aleatorio. Ecco, tra l'altro ci tengo a dire che la copertina di Tre quarti d'amor l'ha disegnata Anna Redaelli, che è una pittrice di Monza, con la quale ho fatto di recente uno spettacolo in una chiesetta sconsacrata che c'è proprio ad Arcore, in provincia di Monza, e quindi lei esponeva, perché oltre ad essere una pittrice è anche una scultrice, quindi avete avuto magari modo di vedere qualche video, qualche foto eccetera. Tra l'altro Anna Redaelli sarà anche colei che disegnerà la copertina del nostro disco, perché non dimentichiamo che anche noi stiamo facendo un nuovo lavoro, anch'io, ma con l'inserimento a gamba tesa da Tantillo. A gamba tesa, quindi, e Anna sta lavorando, penso sia ancora un po' presto, però ha già in mente, grazie al mio piccolo suggerimento, cosa disegnare. Benissimo. Bene. Benissimo. Mi stava dicendo lei? Che ho trovato la poesia, è su questo libro, quindi quella che dovrà musicare è qua. Quindi ho già un impegno. È qua, in questo. A proposito, già che ce l'ha in mano, vuole leggere quello che voleva leggere? Sì, e poi leggiamo solo questa, ragazzi, perché poi dovete acquistarla. Solo questa, perché è una chicca che ho trovato, che ho ritrovato quando... Insomma, io ogni tanto ho scritto anche delle cose in narrativa, sì, non poesie. Okay. Questa si intitola È un fatto vero, ci tengo a precisare, è realmente accaduto e io sono stata testimone oculare di quello che ora vi racconto. Però. Oggi in banca prendo il numerino e leggo 53 minuti di attesa, conto le persone sedute, 3 ultra ottantenni. Ci sarà sicuramente un errore, non può essere che per 3 persone si aspetti un'ora. Invece sì. Mi siedo. Subito dopo entra una donna della mia età e si accomoda sulla sedia libera tra me e una dei 3 ultra ottantenni.
mossa sbagliata. La signora inizia: certo che aspettare tutto questo tempo. Io ho 87 anni, sa. Mia figlia vive a Quinto Stampi. Io Grattosoglio. Però per via della gamba, la vede questa gamba qua? Ma lo sa che a mio padre gliel'hanno tagliata? Noi siamo di famiglia, A mia nonna il piede, zac, via il piede, per il diabete. Poi è morta, scusate, mi sono impicciata, poi è morta lo stesso. Ma vuole vedere la gamba? Ah, guardi, mica mi vergogno io, alla mia età, lei, tu, potresti essere mia figlia. La vedi? La vedi questa gamba qui? Questa non va. Ho le stampelle. Mi hanno dato anche la donna, sai? Ah, che brava che è. Mi pulisce tutto, mi fa la spesa. La mando in posta a pagare le bollette. Ma qui in banca no, perché non mi fido, sai? I soldi, il conto, magari mi ruba tutto. E che poi mia figlia, quella di Quinto Stampi, mica mi aiuta, Pensa, lavora, ha 3 figli, il marito l'ha lasciata e lei che potrebbe... mica mi aiuta, sempre dietro ai bambini, alla babysitter pure. E invece mi prendeva che io venivo a casa sua e non li spendeva i soldi della babysitter. E invece a me, sai, mi hanno dato quel bottone, quello che se schiacci quando stai male vengono subito, sai. Viene la macchina medica, mi prendono la pressione, mi sentono il cuore, poi gli dico della gamba. Pensa che è così da quando mi è morto un figlio in pancia. Ma a te è mai successo? Anche a mia madre è successo, 2 gemelle. A mia figlia no, strano. Ha avuto 3 maschi, sarà per quello. Comunque mica le prendo io tutte quelle medicine. Ho 87 anni, se muoio e lascio tutto alla parrocchia. Tanto mia figlia lavora e... Numero 29! Ah, urca, tocca a me, vado. Sei felice che ti ho fatto compagnia con la mia allegria, Bello. Questo vi giuro, Banca Intesa, Milano, Viale dei Missaglia, lo dico. Agenzia numero. Agenzia, quella lì. Okay. Io avevo, non ce l'ho più, il conto a Banca Intesa. Tanto ladroni per ladroni. No, sì, dopo non quella cosa lì l'altro. del conto EasyJet, Sì. lì come si chiamava. Ho disdetto, sono andata da un'altra banca. Comunque in quell'epoca avevo il conto da loro e sono entrata per fare qualcosa, mi sono seduta lì dove ho detto, Sì. c'era un posto vuoto e poi c'era la signora ultra ottantenne. Arriva quest'altra sfigata, si mette in mezzo a noi. Io avevo lasciato apposta il posto perché se mi metto attaccata mi attacca bottone E invece quella si siede lì ed è partita questa conversazione che vi giuro ho riportato fedelmente parola per parola. Insomma, sono momenti di vita, no? Sì. Ma del resto anche la poesia sono momenti di vita, magari raccontati in maniera un pochino più poetica, Sì, proprio sono era poesie. un soggetto. Però, anzi, peccato che poi hanno chiamato il 29 e l'è andata via, sennò andava avanti. Se no ti divertivi ancora un po'. Sì, che ridere. Bene, senta, allora un'altra domanda tra capo e collo. Il suo pubblico preferito qual è? Basta che ci sia. È la stessa che potrebbero fare a me è che rispondere il pubblico non ne ho. No, però chiaramente ormai con questo pubblico, libro diventerà famoso, no, quindi. Chiaramente se mai avrò Però un pubblico, ecco, no, volevo arrivare a un'altra cosa. Vuole un pubblico che tra virgolette voglia sentirsi solo la poesia per poi andare a casa con qualcosa di diverso in occasione di quella giornata, oppure vorrebbe magari una platea giovane dove poter inculcare proprio la poesia ai giovani che ahimè sta sempre... No, non la voglio inculcare a nessuno, perché ogni qualvolta che tenti di far costringere tra virgolette oppure imporre qualcosa a qualcuno, so che quel qualcuno proprio bastian contrario non la fa. Ma se lei fosse una professoressa la metterebbe la poesia? Io metterei la poesia se fossi una professoressa, ma non metterei la poesia come adesso, come il tipo di insegnamento che c'è adesso. Io porterei per un giro diverso lo studente a chiedermi la poesia. Bello. Perché poi deve essere una cosa che deve nascere dalla persona, non deve essere
imposta, deve essere qualcosa di cui tu senti di avere bisogno o provi almeno curiosità. Quindi non è tanto costringere a imparare a memoria Pascoli, non per adesso Sì, no, però, ma insomma, a parte che comunque per i ragazzi del 2000 e degli anni 2000 è qualcosa troppo lontano, che sappiano che c'è stato un passato è corretto, ma non è quello che li fa avvicinare alla poesia. no, certo. E purtroppo o per fortuna della poesia si ha bisogno, perché anche gli eventi che succedono a livello mondiale, a livello socio-economico, politico, secondo me se nel mondo e nella vita di ogni persona ci fosse più poesia, molte cose sarebbero diverse. Insomma, questa è una cosa sulla quale mi trovi d'accordo, perché comunque incontra anche l'argomento musica, cioè Sì, purtroppo sì. l'argomento arte, non l'argomento Arte, musica. sì. C'è poca arte, troppo pressapochismo, come si dice? Pressapochismo, ecco. No, ma anche molto individualismo, sì, ognuno pensa Sì. per sé, quando è a posto lui e il suo orticello proprio minimal intorno, e tutto il resto va bene. Ma è quello che dicevamo, mi pare, nel podcast scorso o Sì. in quello prima, ancora non ricordo. Cioè, spesse volte anche a me veniva detto: ma caspita, tu fai dei concerti piano e voce, però in passato ti sei affidato a una flautista, a un contrabbassista, a tantissimi poeti, per poi fermarmi con la Tantillo, perché va bene così. Però perché non prendi la palla al balzo e fai le cose tue? No, perché l'arte è condivisione. Si dice Sì. che anche l'arte, cioè la musica in questo caso, visto che mi riguarda, è l'arte dell'incontro, no? Quindi insomma, se ci teniamo tutto per noi, come sostengo da sempre, nel momento in cui scrivi una canzone non è più tua, o meglio lo è ancora, ma è soprattutto di chi ti ascolta. Quindi cantartela in casa e avere l'abbraccio, la stretta di mano del parente, insomma sì, prima di tutto è di parte, prima di tutto è di parte, quindi Certo. non è. E poi, insomma, ripeto, uno scrive per far arrivare il messaggio a tante persone, non a una, giusto? Giusto, assolutamente. E per questo mi aggancio a una cosa, perché il 24 agosto, che non è il 24 febbraio, No, che dica era il sempre il 23. compleanno di tuo marito. No, 24 agosto. Esatto, il 24 agosto saremo alla Fattoria delle Rose vicino a Biella. Sì, tutta bella bronzata perché torno dal mare. Tutta bella bronzata perché torna dal mare, io sempre bianco perché arrivo da Milano, quindi insomma. Sì. Però adesso mentre lo dico metto qui in sovraimpressione la locandina in modo tale che, e la lascio qualche secondo, in modo tale che se volete prendere nota insomma, di tutte la via, il paese, il numero di telefono soprattutto per Perché dovete prenotare. prenotare. Esatto, ci sarà alle 20 una sorta di apericena e poi alle 21 arrivano i rompiballe. Sì, veniamo Esatto. noi per digerire. Esatto. Allora, ha qualcosa sul telefono da leggere, visto che il suo pozzo di San Patrizio Ma è quello? il problema è che io non ho più scritto da marzo. Cose vecchie, insomma. Da marzo non ho più scritto niente, quindi non Una potrei. cosa che- Vediamo se ho qualcosa proprio. Intanto che la Tantillo cerca, vi ricordo di iscrivervi al canale, condividere il video, lasciare un bel like, a voi non costa niente, a noi date, a me, a noi insomma, date un aiuto grandissimo. Allora, ho trovato questa che c'è scritto 22 luglio 24, ma non è 22 luglio 24 perché io l'ho copiata. Ah, ok. Allora, me l'ha riproposta Facebook come ricordi del ok, passato sì. e io, no, dato che fa parte di tutti quei testi che io scrivo e che dimentico, Sì. allora l'ho salvata qui nelle note del cellulare e la leggo perché mi ricorda un periodo abbastanza travagliato. Bravo, stasera lei c'ha tutti Hai visto? Sono un vocabolario. le parole al momento giusto. La terra mi tiene le borse, la terra accoglie, è il capolinea dei pesi. Se cadi, la terra ti ferma e ti trattiene. Ma chi afferra i pensieri quando diventano pesi e il pianto e la paura? Potrà mai la terra dura farsi tenera culla e dondolare e sollevare e dondolare la terra
cruda e bruna, a zolle, agrumi di sangue, la terra mi accolga, pesante e stanca, chiedo asilo infinito, occhi chiusi, non respiro. Bellissimo. Dovevo aver bevuto troppo, qua ho mangiato male perché Ho mangiato male addirittura. perché ho mangiato troppo e ho bevuto male, non lo so, una Vabbè, delle insomma. due. Allora, prima di lasciarci, perché abbiamo raggiunto già la mezz'ora, e non sembra ma il tempo vola, allora ricordiamo due cose, anzi tre. Allora, vi ribadisco e ve lo rimando in sovraimpressione il nostro evento del 24 agosto alla Fattoria delle Rose. Vi ribadisco che tra qualche tempo, neanche tanto, uscirà Banalità, l'ultima fatica di chi? Roberta Stai non mi dimenticando? ricordavo più. Cioè, è 20 anni che la conosco. Di chi? Ma Di Roberta Tantillo. E poi i miei CD sono disponibili in fisici, questi due, quindi Santi Disfatti e Tre Quarti d'Amor. Che la Tantillo va in vacanza, quindi adesso mi lascia solo e non possiamo più fare le nostre dirette, non possiamo più fare i nostri, però io sono già d'accordo con la figlia che riprenderà sua mamma sotto l'ombrellone, sì, sotto l'ombrellone, anche in altri luoghi, cioè non altri necessariamente sotto l'ombrellone, che io non sono un fenomeno da ombrellone. Vabbè, cioè, nel comunque, senso, insomma. forse sì, sono un fenomeno da ombrellone, ma non No, potresti invece leggere una poesia con in mano il coso del cocco e giri per la spiaggia. Cocco fresco, cocco bello. sì, esatto. Quindi ecco, la promessa che gli strappiamo la Tantillo è quella di mandarci un paio di poesie, anche tre, un po' una sotto l'ombrellone, me lo devi promettere, poi l'altra falle dove vuoi. Dietro la sdraio. Sì. Vicino agli spogliatoi. Esatto, io come l'anno scorso, perché se vi ricordate, se fate rewind, troverete un video dove io sono spettinato, sudato, incazzato, lì seduto lì al pianoforte muto, e che ricordavo a tutti voi che c'è chi fa le ferie e c'è chi non le fa. Vabbè, per 2 ferie, 2 settimane all'anno che faccio. Esatto. Guarda qua mia sorella gemella, guarda, vedi? È uguale a te. Sì. Va bene, allora ragazzi, buone cose, buona estate, lo dico più che altro a lei, io mi farò vivo ancora con qualche video e presto su questi canali. Buone vacanze Tantillo. Arrivederci. E mi stia bene. Ciao. Allora, nonostante sia finito il video che avete appena visto, Robby ha raccontato appunto nel video stesso che lei, uscendo dal mio balcone e quando io mi accompagna quando io esco a fumare, ecco, una sera ha notato la luna piena dal mio balcone e ha scritto quello che adesso vi facciamo ascoltare. La luna dal tuo balcone è un disco che gira, i campi neri sotto, una copertina d'autore per un long playing che suona per ore. La luna dal tuo balcone è un cerchio nel cielo, un pozzo di luce che spande gocce di notte, è un pugno che acceca, un sogno che parte e resta lì, come un corazziere che da sotto l'elmo osserva l'orizzonte.
Luna che scendi pian piano e depositi il chiaro sul letto del mare. Sembri la scena di un quadro e nemmeno Monet dipingeva così. Tanti bambini col naso all'insù per guardarti. Mille poeti ti cercano per bestemmiarti. Il tuo colore su noi. Strano pensare che il sole lo incontro più spesso di te. Luna che servi all'estate per far della spiaggia qualcosa di più. Servi alle scale se manca la luce, tu crei un'atmosfera sinistra. Come in un film di Fellini tu illumini Roma. E ti fai largo tra nebbie che ovattano i suoni. Onnipresente sarai, strano pensare che il mondo ti vede così come qui. Tu che ci stai accanto, veglia su noi, solo per te le maree si ritirano un po'. Tu che ci dai un quarto della tua scia, forse anche il cielo si è preso un po' gioco di te. E se il tuo sole inviterai, lui non tramonterà. Luna che servi ai pittori per metter su tela colori gentili. Luna si narra di te che servisti da musa per ladri assassini. 100 miliardi di stelle ti danzano intorno. E ti fai bella o nascondi il tuo viso se piove. Il tuo colore su noi. Bello pensare che specchi il tuo volto su pozze e maree. Tu che ci stai accanto, veglia su noi, solo per te le maree si ritirano un po'. Tu che ci dai un quarto della tua scia, forse anche il cielo si è preso un po' gioco di te. E se il tuo sole inviterai, lui non tramonterà. Luna di notte mi sembri una donna vestita di pizzi e merletti, e all'albeggiare una madre gentile che piano ti viene a svegliare.